ragazzi, qui è Marchettino e oggi sono nel Principato per fare un test immerso nel lusso. Oggi mi trovo nel Principato di Monaco perché sono a bordo di questa Rolls-Royce Sprite, diciamo che questa è casa sua. Come potete vedere sono qui accanto con Donze93. Ciao ragazzi. Nel corso degli anni in tanti mi avete chiesto perché non fai dei video con Ale. Beh, la verità è che noi due da quant'è che ci conosciamo? 2007. E oggi siamo qui per fare un video perché Ale mi ha invitato a provare qui nelle strade di Monaco la sua Rolls-Royce. Beh, tanta roba. La Rolls è una macchina, a parte le dimensioni. Questa sarebbe la Baby Rolls, sono tipo 5,28 m di macchina. È quella più giovanile perché la Rolls ha creato questo modello nel 2014 proprio con l'idea di avvicinare un pubblico, tra virgolette, più giovane al brand Rolls-Royce. Eh sì, perché diciamo che finora con Ghost, Phantom non è che sono proprio macchine da ragazzi. Esatto, e poi eravamo proprio su un tipo di clientela con autista. Sì, più da imprenditore che si fa scarrozzare in giro con l'autista. Io penso che difficilmente ci sono altre macchine che riescono a eguagliare Rolls-Royce in quanto comfort, prestazioni, lusso. Forse direi la Bentley Mulsanne, ma oltre a quella secondo me c'è il vuoto più totale. E comunque 6006 V12, 634 cavalli. Mamma si sentono. mia. In città fai 2,5 km con un litro. Avevamo 120 km di autonomia, ora ne abbiamo 73. In autostrada devo dire sei su una media di 5, 4, 5. In autostrada? Sì, 5, 6. Dipende come vai. Poi arriva a 260, arriva a fondo scala proprio. Io andrei tutto il tempo così, seppure questa Poi non è una macchina che magari ti vuole spingere ad andare forte, magari preferisci un po' di più il comfort della velocità. Esatto, infatti è una macchina che ti dico è bella guidarla per Monaco perché alla fine cosa vai? Vai sui monti a provare una macchina che fondamentalmente poi sì, accelera va, devi anche fermarla poi. Questi sono più 2,4 tonnellate peso a vuoto. Esatto. È una casa su ruote. È una macchina veramente impressionante sotto ogni punto di vista, ma quali sono le qualità che ti piacciono più di questa macchina? Quando sei dentro quest'auto, a parte del comfort, della comodità, sì, perché sti sedili veramente... Ti senti veramente coccolato. Pazzesco, poi anche, non so, tipo di sera, così col cielo stellato. Questa è una figata pazzesca. Avevo visto nella fabbrica Rolls-Royce che praticamente se scegli il cielo stellato puoi fartelo personalizzare, come ad esempio ti piace una particolare costellazione o vuoi che il cielo stellato componga un messaggio, tu puoi chiedere alla Rolls-Royce e loro te lo fanno. Esattamente, cioè diciamo che Rolls ti dà una configurazione tailor made al massimo, cioè tu puoi veramente configurarti qualsiasi cosa. Adesso tutti seguono con questa mania di dare la possibilità al cliente di personalizzare al massimo la propria macchina, ma già Rolls-Royce lo fa da molto tempo. Io avendo guidato già altre Rolls, come ad esempio la Ghost, la Phantom, la Drophead, a bordo di una Rolls-Royce ti rendi conto che non sei al volante di una macchina come altre, ma su una Rolls. Cioè è una sensazione che puoi avvertire solo su questa macchina. Poi in alcune cose, se parliamo di a livello di tecnologia, qui abbiamo ancora una cosa tra virgolette a vecchio stampo rispetto ai modelli nuovi che adesso fanno tutti questi schermi touch e cose. Qua sì, c'è ancora il pulsante vero e proprio per ogni azione che vuoi fare. La cosa a me onestamente non dispiace perché io non sono un grande fan del touchscreen, dello schermo che prende tutta la plancia. Si rompono più facilmente quelle cose. Sì. Poi possiamo vedere sotto tanti punti di vista che Rolls-Royce è rimasta comunque classica come concezione. Ed è ancora pazzesco vedere ormai a ridosso del 2020 una casa automobilistica che ha in gamma solamente il V12. Comunque la macchina l'hai presa in pronta consegna e ha già 13.000 km, però non mi sono reso conto che la macchina l'hai comprata a febbraio di quest'anno. Febbraio, e siamo a sì. ottobre. Febbraio era la nuova di zecca, aveva 17 km su 7 km. Mamma mia. Quindi non hai potuto configurarla, però devo dire che è bella, piuttosto elegante come configurazione. Sì, e poi stracolma di option. Sono 15.000 euro solo il cielo stellato. 15.000 euro?
14.000 euro solo il legno, questo qua, il legno africano. L'interno beige così con le cuciture a contrasto marroni come il legno, anche quello è un optional, costato 4-5.000 euro. Poi abbiamo il colore bitono, grigio e nero, che è un altro optional da 9.000. Cerchi diamantati sono altri 7-8.000. Insomma, ogni cosa qua è follia. Ci si rende conto che la Rolls non è proprio una macchina per tutti. E questa era 393. Potete capire che sì, se la si vuole fare tutta personalizzata, full optional, penso che arrivare al $500,000 non è una cosa impossibile. Io non passo. No, qua non passiamo del tutto, ma infatti lui si sta levando, vedo che sta sterzando. È una macchina così grande che già è stretta per le vie di Monaco. E se qualcuno si mette con le 4 frecce io non passo. Il poliziotto gli ha detto di andare via. È un'auto che dà nell'occhio fuori Monaco, perché a Monaco ormai sono tutti abituati. Tantissimo, tanta gente non la conosce e quindi proprio vedi anche magari gli anziani che si avvicinano così, che stidono un po' gli occhi e poi dicono ah, Rolls Royce, no? La cosa che impatta di più sulla gente è la dimensione della macchina, comunque già a 5,30 m comunque si fa vedere. Molti la riconoscono comunque anche da quando era uscita poi quella canzone mirata su sto Benz, quanto molta gente ripeteva questa frase, però diciamo che si dà molto nell'occhio. Non tanto quanto quando avevo la Aventador S, fuori di testa. Perché come potete capire a Dale piace passare inosservato. Secondo me è una macchina pazzesca in tutto, come dicevamo, ma c'è sempre un poco sfruttabile. E le dimensioni la rendono abbastanza difficile. Non solo le da usare dimensioni, in città. ma a Monaco puoi lasciarla dove vuoi. Attenzione, dove vuoi. Dove per puoi la parcheggiarla, sicurezza. se no te la portano via. In Italia, scordatelo. In Francia, scordatelo. Non puoi. Ogni tanto è troppo. È molto vistosa, pur essendo grigia e nera, che di per sé può essere una combinazione di colori che non tende a farsi notare troppo. In realtà è una macchina grossa con una grande presenza per strada. Guardate qui dove sto guidando. Ho come l'impressione di avere 2 cm a sinistra e 2 cm a destra di spazio più il ciclista e hai il mirino centrale che almeno ti dice dove è la metà. Poi la cosa bella di questa macchina, hai 4 anni di tagliandi, 4 anni di garanzia, 4 anni di pneumatici gratis che ti offre la casa Rolls Royce e 4 anni di freni anche. Una cosa che ho constatato io, che non è che una macchina con cui puoi viaggiare forte e in tutta sicurezza, perché tanto balla parecchio. Il volante è leggerissimo, infatti esatto. Ad altissime velocità non so se mi fiderei. Esatto. Attacca. V12 meraviglioso, un peccato che tra qualche anno difficilmente vedremo ancora motori così. Derivazione BMW. Tutta l'elettronica qui è BMW, che secondo me non è una brutta cosa. No, BMW fa delle macchine eccezionali. Comunque Marco, spero tu abbia capito che la Rolls per Monaco è una macchina molto... Voglio la Twizy. Ti sei accorto, dopo questi chilometri ti sei accorto che è una macchina che è un po', tra virgolette... Ed è una cosa che ho riscontrato un po' su tutte le Rolls. Da guidare sono molto piacevoli, sono una figata, sono una vera e propria esperienza di guida unica nel suo genere, però nel contesto cittadino sono un incubo, veramente un incubo. Ogni spazio ti dà l'idea di essere troppo piccolo per questa macchina. Mi sembra, ogni volta che giro il volante sterzo mi sembra di essere al timone di una barca. Essere al volante, ma anche a bordo, a sedile passeggero, di una Rolls Royce è un'esperienza unica nel suo genere. Io continuo a rimanere dell'idea che Rolls Royce non ha rivali per quanto riguarda il connubio tra prestazioni, comfort e lusso. Pazzesca. Ad avere qualche milioncino e soprattutto strade molto più grandi, sì, ci fare un pensierino ad una Rolls. Io nel frattempo continuo a sognare e ringrazio Ale per avermi concesso questo test drive sulla Rolls. Vi ricordo che nella descrizione video qua sotto trovate il link al suo profilo Instagram. Ragazzi, se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non è ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!